Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati nel canale della Eliza Crochet with Love. Il progetto che andremo a fare insieme oggi è questo scialle triangolare che cominceremo a lavorare proprio dalla punta qui sotto e che andremo a finire con l'ultimo giro con questi archetti. Il progetto è stato lavorato con il filato mohair. Mi chiedo scusa, sono molto raffreddata. Il filato mohair, quindi vi consiglio di procurarvi il filato in questione. Lo trovate con il nome di Kid Mohair oppure Kid Mohair and Silk, che quindi è un filato ancora più pregiato perché contiene una percentuale di seta. Come potete notare, si tratta di un filato molto sottile che però noi andremo a lavorare con un uncinetto del 3,5. Io ho scelto di fare delle dimensioni piuttosto generose. Adesso ovviamente è praticamente impossibile dirvi, farvi vedere l'intera grandezza di questo scialle, ma vi assicuro che è veramente molto molto avvolgente. Ho utilizzato poco meno di 100 grammi di filo, quindi io avevo 4 gomitoli da 25 grammi e ho avanzato proprio pochissimo dell'ultimo gomitolino. Come vedete si tratta appunto di un lavoro molto soffice, molto leggero e molto molto elegante, adatto proprio alla primavera. Un altro dei materiali che vi serviranno, anche se marginalmente, saranno ovviamente un ago per coprire qualche piccola codina di lavorazione e ovviamente il tagliafilo. Dette tutte queste cose, direi di lasciarvi al tutorial e vi ringrazio per essere qui. A presto! Iniziamo con un cappietto e avviamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Entrando nella prima catenella realizzata andiamo a chiuderle a cerchio, formando quindi un piccolo anellino, in questo modo. Ora all'interno di questo anello dovremo lavorare 4 gruppi di 3 maglie alte, ciascuno separato da 3 catenelle. Iniziamo intanto con 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Filo sull'uncinetto, facciamo il primo gruppo di 3 maglie alte all'interno del cerchio. Quindi 1, 2, sempre all'interno del cerchio, terza maglia alta dentro il cerchietto, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, secondo gruppo di maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, terzo gruppo di maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, ultimo gruppo di maglie alte all'interno del nostro anellino. Quindi facciamo le ultime 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ed eccole qua, vedete? Abbiamo i nostri 4 gruppi di maglie alte e ad esclusione di questo arco, di questo spazio che si è formato con le prime 6 catenelle iniziali, abbiamo 1, 2, 3 archetti, che sono proprio quelli sui quali andremo a lavorare il nostro secondo giro. Come tutti i giri del nostro scialle, avviamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutti i giri cominceranno in questo modo: 6 catenelle, giro il lavoro, filo sull'uncinetto
e nel primo archetto disponibile vado a lavorare un modulo, chiamiamolo così, di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo nello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ora facciamo una catenella di separazione e all'interno di questo archetto centrale, all'interno di questo spazio, andremo a lavorare 6 maglie altissime e sopra ciascuna di queste 6 maglie faremo un picot costituito da 3 catenelle e chiuso con una maglia bassa. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Abbiamo fatto, ripeto, una catenella di separazione, raccogliamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio dell'archetto, portiamo fuori il filo e lo facciamo passare sulle asole a 2 a 2. Abbiamo quindi realizzato la nostra prima maglia altissima. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nelle 2 asoline con le quali abbiamo chiuso la maglia altissima, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa. Abbiamo quindi creato un picot di 3 catenelle chiuso con una maglia bassa. Di nuovo facciamo la seconda delle 6 che dobbiamo fare, quindi raccogliamo 2 volte il filo, entriamo di nuovo nell'archetto, portiamo fuori e lo facciamo passare nelle asole a 2 a 2. Questa è la nostra maglia altissima, 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo dentro le 2 asoline con le quali abbiamo chiuso la maglia altissima, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa. Questo lavoro dovrà ripetersi appunto per 6 volte, quindi lo rivediamo. Questa è la terza, 3 catenelle, entriamo nelle 2 asoline di chiusura e facciamo la nostra maglia bassa. Ancora la quarta, 3 catenelle, entriamo nelle asole di chiusura e facciamo la maglia bassa. Quindi ne abbiamo fatte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, entriamo nelle catenelle di chiusura, maglia bassa, l'ultima, 1, 2, 3, entriamo in questo modo, mi raccomando prendete sempre entrambe le asole e andiamo quindi a ripetere la lavorazione che abbiamo fatto da questa parte, quindi una catenella di separazione e all'interno dell'ultimo archetto disponibile andiamo a realizzare il modulo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, catenelle e le ultime 3 maglie alte, 1, 2, 3. Finisce in questo modo il secondo giro. Quindi, come abbiamo visto, per avviare i giri ripartiamo da qui, non andiamo a chiuderci in questo punto, ripartiamo da qui con le 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, giriamo il lavoro e nel primo archetto disponibile andiamo di nuovo a lavorare il modulo di 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte.
Ripeto, questo sarà l'inizio di tutti i giri del nostro progetto. Eccolo qui, vedete? Da questo punto andiamo a rubare una tecnica del punto strega. Quindi ci alziamo un pochino, questo è forse il punto in cui bisogna avere un po' più manualità, ma vi assicuro non è difficile. Quindi ci alziamo un pochino, vedete la misura è più o meno quella del mio dito come altezza. Andiamo a raccogliere il filo mantenendo sempre questa larghezza e andiamo a reggere i fili che abbiamo con il pollice e l'indice della mano che non regge l'uncinetto. Portiamo fuori il filo, rientriamo nella stessa asola, vedete l'asola che stiamo tenendo ferma con le dita, andiamo a rientrare in quell'asola, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa per fermare il tutto. Il risultato è questo. Di nuovo andiamo ad alzarci, sempre più o meno mantenendo la stessa misura, ma questa volta andiamo ad entrare nel terzo picot. Entriamo nel terzo picot e portiamo fuori il filo. A questo punto andiamo a reggere i nostri fili come abbiamo visto fare prima. Accidenti, mi è scappato. Quindi entriamo nel terzo picot, portiamo fuori il filo e a questo punto andiamo a tenere i nostri fili in questo modo perché dobbiamo andare a realizzare la nostra maglia bassa. Entriamo di nuovo nel picot, portiamo fuori il filo e facciamo la maglia bassa con cui abbiamo chiuso. Ed ecco il risultato. Non vi preoccupate, lo vediamo ancora più volte. Quindi intanto proseguiamo. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Sul quarto picot disponibile, vedete, 1, 2, 3, dove abbiamo agganciato il nostro strega, e sul quarto andiamo a fare di nuovo una maglia bassa. Da questa maglia bassa dobbiamo andare a fare di nuovo 2 punti strega. All'andata ne facciamo uno chiuso su se stesso e uno invece va a chiudersi con la maglia bassa nel terzo picot. Al ritorno, quindi se lo scialle si sta sviluppando di qua e di qua, all'andata li facciamo così come abbiamo visto, al ritorno invece li facciamo tutti e due chiusi su se stessi. Quindi ci alziamo ancora con il nostro filo, andiamo a prendere il filo del gomitolo in questo modo e lo facciamo scorrere reggendo i due fili con le dita. Rientriamo nell'asola, portiamo fuori e facciamo una maglia bassa. Lo ripetiamo questa operazione, quindi ci allunghiamo, prendiamo il filo, reggiamo, portiamo fuori, entriamo nell'asola, portiamo fuori, maglia bassa. Ed eccoli qua, li abbiamo fatti tutti e due volanti chiusi su se stessi. A questo punto filo sull'uncinetto e andiamo a fare il modulo di chiusura composto da 3 catenelle, 3 maglie alte, scusatemi, 3 catenelle, 3 maglie alte sull'ultimo archetto disponibile. Ed eccoci qua. Quindi 1, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Questo sarà il risultato. Ora avviamo un altro giro e quindi, come di consueto, facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, giriamo il lavoro e ripartiamo con il nostro modulo d'inizio formato da 1, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte sul primo archetto disponibile.
costituito anch'esso dalle 3 catenelle di separazione del modulo d'inizio, che come vedete va sempre a ripetersi per tutta la lunghezza del nostro lavoro. Quindi siamo arrivati 1, 2 e 3. Da questo punto, ragazze, maglia, catenella di separazione, filo sull'uncinetto 2 volte, andiamo a lavorare le nostre 6 maglie altissime con picot all'interno della maglia bassa con la quale abbiamo chiuso il nostro punto, il primo punto strega. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo in questa maglia bassa e andiamo a lavorare la nostra prima maglia altissima. 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo e facciamo il nostro, chiudiamo il nostro primo picot con una maglia bassa. Prendo un po' di filo ancora 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa tra i 2 punti strega e andiamo a lavorare la seconda maglia altissima, 1, 2, 3 catenelle, entriamo e chiudiamo con una maglia bassa. Ancora 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassa. Ancora, ne abbiamo fatte 3, dobbiamo farne sempre 6. 1, 2, 3, 3 catenelle, andiamo a chiudere il nostro picot con una maglia bassa. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo ancora una volta in questa maglia bassa, 1, 2, 3, chiudiamo. Quante ne ho fatte? 1, 2, 3, 4, 5, mi manca l'ultima, quindi entro nuovamente nella maglia bassa, faccio la mia maglia altissima, 3 catenelle e chiudo con una maglia bassa. A questo punto andiamo a fare una catenella di separazione e all'interno delle 3 catenelle, vi ricordate, avevamo fatto, aspettate che lo appoggio che viene più pratico spiegarvi, e mi prendo anche, riepiloghiamo un attimo il lavoro. Abbiamo fatto i 2 punti strega con la maglia bassa al centro e poi la maglia bassa che si collegava al terzo picot. Nella maglia bassa tra i 2 punti strega abbiamo lavorato 6 maglie altissime, ciascuna con il proprio picot. Ora facciamo una catenella di separazione e all'interno delle 3 catenelle che avevamo lavorato tra il terzo e il quarto picot andiamo a fare una maglia bassa per poi andare di nuovo a ripetere questo modulo nella maglia bassa successiva tra i 2 punti strega. Quindi abbiamo fatto la catenella di separazione, facciamo una maglia bassa dentro le 3 catenelle, nuovamente una catenella di separazione, filo sull'uncinetto 2 volte e all'interno della maglia bassa tra i 2 punti strega andiamo a lavorare le nostre 6 maglie altissime con picot. 1, 2, 3,
3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 2, 3 e 6. Picot, una catenella di separazione e andiamo a fare il modulo di chiusura, filo sull'uncinetto, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 3 maglie alte, 1, aiuto, ho sbagliato, 1, 2 e 3. Possiamo già da qui apprezzare la bellezza di questo progetto. Avviamo quindi un altro giro e sarà sempre una ripetizione di questi due sostanzialmente. Il giro che stiamo vedendo ora con i punti strega, quindi 1, 2, 3, 4, 5, le consuete 6 catenelle per iniziare, giro il lavoro e mi preparo il modulo di inizio. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle e altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ora andiamo a rivedere di nuovo i punti strega. Quindi ci alziamo, andiamo a prendere il nostro filo, andiamo a prendere il nostro filo e teniamo tutto fermo. Passiamo fuori, rientriamo nell'asola che stiamo tenendo ferma, portiamo fuori, facciamo una maglia bassa, non necessariamente troppo stretta, perché come avete visto poi dobbiamo lavorarci dentro le 6 maglie altissime. Da questo punto ci alziamo ancora e vi consiglio di tenere con il dito medio il filo in questo modo finché vi spostate nel terzo picot, 1, 2, 3, nel terzo picot entriamo, portiamo fuori il nostro filo, andiamo a reggere tutto insieme, vedete? Ci vuole un po' di manualità, ma vedrete che non è difficile. Reggiamo tutto insieme, rientriamo nel picot, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa. Ed ecco qui il nostro punto strega. Da qui 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nel quarto picot e facciamo una maglia bassa. E da qui facciamo i punti strega che in questo caso però non andranno ad agganciarsi al bordo come l'abbiamo visto nel giro precedente, ma andranno di nuovo ad agganciarsi nel terzo picot, 3 catenelle e avanti così. Ed è così che si ripete sempre questo lavoro. Quindi andiamo a prendere di nuovo, passiamo, maglia bassa, di nuovo ci alziamo, teniamo fermo il filo, altrimenti rischiamo di tirarlo e di accorciarlo. Entriamo nel terzo picco dell'archetto seguente, reggiamo tutto, portiamo fuori il filo, rientriamo nel picot e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa,
nel picot successivo, ovvero il quarto, ci alziamo, prendiamo il filo, reggiamo, facciamo una maglia bassa per chiuderlo e a questo punto andiamo a prendere il nostro filo, lo teniamo sempre fermo perché prima di agganciarci sul bordo dobbiamo fare 2 punti strega chiusi volanti. Quindi se le volte precedenti abbiamo fatto un punto volante e un punto agganciato sul picot, un punto volante e un punto agganciato sul picot, l'ultima volta, quella che poi va a precedere il modulo del bordo, i punti strega sono entrambi volanti. A questo punto filo sull'uncinetto e andiamo appunto a lavorare il nostro modulo bordo. Riprendiamo un nuovo giro con ovviamente ora il giro che andremo a fare sarà quello dei ventagli di 6 maglie altissime lavorati sulle maglie basse che stanno in mezzo ai punti strega. Quindi catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa, questa centrale, questa qui un po' volante, e andiamo a realizzare una maglia altissima, 3 catenelle, picot chiuso con una maglia bassa, ancora la seconda, sei, una catenella di separazione e nelle 3 maglie, nelle 3 catenelle che stanno in cima al ventaglio sottostante, andiamo a fare una maglia bassa, una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto perché andiamo a lavorare sulla maglia volante successiva, chiamiamola così, le altre 6 in un altro ventaglietto da 6 maglie altissime. Cinque, sei, picco, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare il modulo del bordo. 1, 2, 3, 3 catenelle e le ultime 3 maglie alte. 1, 2 e 3.
1 2 3 4 5 6, giriamo il lavoro e avviamo il giro successivo. Quindi modulo di bordo, 1 2 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Da qui in poi è ovviamente sempre una ripetizione di questi due giri. Il giro dove ci prepariamo le basi per lavorare i nostri archetti da 6 maglie altissime, che è costituito dai punti strega, le 3 catenelle sopra il terzo e il quarto picot, punto strega, 3 catenelle sopra il terzo e il quarto punto, punto picot. Quindi a questo punto cosa faremo? Faremo i punti strega agganciati sul terzo, 3 catenelle agganciato sul quarto, i 2 punti strega con la maglia bassa volante e via dicendo. Ripeteremo poi di nuovo il giro dei ventagli, il giro punto strega, il giro dei ventagli, il giro punto strega. È una ripetizione di soli 2 giri, quindi è veramente semplicissimo. Presa, scusatemi, la manualità nel fare appunto i punti strega, non c'è nessun tipo di difficoltà. Li andiamo a vedere ancora una volta, i punti strega. Ricordatevi comunque che qui in alto ci sono dei puntini, li vedete, sono 3 piccoli pallini. Premendo su quei pallini potete scegliere la velocità di riproduzione. Quindi se avete bisogno di rallentare le immagini per vederle in modo più chiaro, qui potete decidere anche di fare questo. Per chi invece magari è più esperto e non interessa, potrebbe anche decidere di accelerare il video. Quindi approfittate di questi strumenti perché sono molto utili. Detto questo, riprendiamo il nostro giro a punti strega. Quindi ci alziamo, andiamo a prendere il filo e lo portiamo fuori. Di nuovo entriamo e facciamo una maglia bassa. Ci alziamo di nuovo, questa volta reggiamo con il dito medio perché dobbiamo andarci ad agganciare sul terzo picot e non vogliamo che si stringa. Andiamo quindi a reggere tutto insieme e andiamo a fare la maglia bassa. Sempre tenendo, vedete, io non mollo mai finché non ho chiuso la maglia bassa perché non voglio assolutamente che si accorci il punto. 3 catenelle, 1 2 3, maglia bassa sul picot successivo, cioè il quarto, e di nuovo ripetiamo l'operazione. Andiamo a prendere questa, chiudiamo, entriamo nell'asola che stiamo tenendo con le dita e chiudiamo con una maglia bassa. Di nuovo ci alziamo ed andiamo ad entrare nel terzo picot dell'archetto successivo. Teniamo tutto fermo in questo modo, portiamo fuori, entriamo di nuovo nel picot e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, maglia bassa sul quarto picot dell'archetto successivo e ripetiamo l'operazione. Andiamo sul terzo picot dell'arco successivo e facciamo una maglia bassa. Tre catenelle, 1 2 3, quarto picot maglia bassa e di nuovo ripetiamo, ma questa volta trattandosi dei punti strega che precedono il bordo dobbiamo farli entrambi volanti, quindi
1 e 2. Ripeto, ci vuole un po' di manualità, ma non è difficile, ve lo assicuro. Vedete? Li abbiamo fatti entrambi volanti e a questo punto filo sull'uncinetto e andiamo a fare il modulo del bordo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Guardate, è meraviglioso, cioè a me piace da impazzire. Ora logicamente su ciascuna di queste maglie andremo a lavorare le nostre 6 maglie altissime con in cima il picot. Ricordate solo di fare la maglia di separazione, la catenella di separazione tra una maglia e l'altra. Qui mi sono dimenticata di andarmi a fare la maglia bassa, quindi torno indietro. Ecco, ho disfatto e recuperato l'errore e proprio per questo mi sento di darvi un piccolo consiglio. Siccome il mohair, come tutte le lane un po' pelosette, è difficile da disfare e quindi è consigliabile proprio non fare errori, oppure insomma se avete da disfare qualche punto va bene. Se vi ritrovate a dover disfare mezzo scialle potrebbe essere un problema. Quindi se non vi sentite sicure, scusatemi, magari fate un piccolo avvio con un altro filo, con un altro cotone, magari un piccolo avanzo, così imparate a lavorare, imparate l'alternanza dei 2 giri e poi quando andate a lavorare con il mohair invece siete sicure, siete tranquille. Bene ragazze, io sono andata avanti a lavorare e questo è il quarto gomitolo da 25 grammi che sto lavorando e lo finirò, ma ammetto che già così è venuto veramente di dimensioni abbastanza generose. Vi faccio vedere qui un po' il bordo come viene, come vedete è un lavoro molto molto fine, molto elegante. E niente, io finisco il mio gomitolino. Mi raccomando, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto, voi di che colore l'avete realizzato, che sono molto curiosa. E niente, a presto, io vi saluto e vi abbraccio. Ciao!